Well, hello, and sorry I prepared only 7.5 minutes because it has to be translated. So if I would only have learned to speak Italian, then you could go to lunch a bit earlier. Sorry, questo funziona? Sì. Sarà molto breve, dobbiamo dimezzare le cose perché dobbiamo tradurlo, perché l'italiano non è la sua lingua e vediamo di fare in fretta per andare velocemente a pranzo. Before I start, there are 3 things that I want you to remember from my speech. One is Stork really makes their own inks. And the second one is that it is difficult to make inks, and I will try to show that to you in this very short presentation. And the third one is that digital will benefit the total textile printing industry for Italy and not be a threat or an enemy. Prima cosa evidenzia che Stork produce in maniera autonoma gli inchiostri, che Stork dimostra non è semplice la costruzione e la formulazione degli inchiostri, e terzo che lo sviluppo del digitale porta benefici nel tessile generalizzato. And this slide is from a press release that came out last week where Stork won an innovation award based on 25 years of inkjet development, and we started digital textile printing 25 years ago. So the ones in the audience who think it is new, it is not new, it's 25 years old. And Mr. Provost, sitting here in the front, he was one of the first, together with Stork, to work on this, starting in 1987. Stork si ritiene sia nuova nella produzione di inchiostri per il digitale, ma in realtà è già da 25 anni che produce gli inchiostri, e a testimonianza di Sir Provost che già tempo fa era partecipe di questa cosa. And when I start to talk about digital textile to rotary printing people, then I often see that they don't really understand what is going on in the machine. And to make that a little bit visible, I try to explain some numbers to you. Parlando con gli stampatori tradizionali non sempre è capibile la differenza tra il digitale e il tradizionale, quindi con dei numeri cerchiamo di supportare questa tesi. If we just take a regular printer nowadays, a machine with 24 Kyocera heads, every head has 2,656 nozzles, each nozzle capable of jetting 20,000 drops and sometimes even 30,000. So you have 1.3 billion droplets potentially every second, which means that every printer generates 1 droplet of ink for each person on this earth every 6 seconds. Con la macchina di Stork, con la spina 24 teste, ogni testina ha 2656 ugelli con una capacità di produrre 20.000 gocce al secondo. Questo significa che sono 1.300.000.000 di gocce che, come leggete, ogni 6 secondi viene prodotta una goccia per ogni cittadino del mondo. So if we take a simple textile design and we calculate how many droplets are on that design, and the calculation is shown here, you come, depending on the color, between 600 million and 3.6 billion droplets of ink. And to give you an idea, one PowerPoint slide that you are looking at now is consisting of 1024 multiplied by 768 pixels, so it would be about 4,500 slides of PowerPoint filled. But maybe in Italy it's better to compare it to a field for football. This is the amount of grass blades of about 2 football fields. Ok, ogni disegno tessile, come vedete, da 12 a 18 grammi di consumo, per cui è un disegno formato da 3 miliardi e 600.000 goccioline. Ognuno di questi corrisponde a circa 4.500 diapositive di PowerPoint, o in alternativa circa 2 campi da calcio. And then it cannot be in another way than that the droplets are very small. And to show you that, this is a comparison. On the left-hand side you see a human hair, a typical human hair, and on the right-hand side the size of a drop of an inkjet printer. So it is about 2.5 times smaller than a human hair. Paragone visivo con un cappello umano, non mio, la gocciolina è circa 2,5 volte più piccola rispetto a un cappello. So
So this means that also the holes through which you jet those droplets have to be very, very small. You see in between the three pictures you see again a droplet, and then you see the black spots, that is a hole of a inkjet printer. On the left hand side that's a good head, on the middle side that's a head where two of the droplets are blocked by some dirt, and on the right hand side it's a contamination of an inkjet head. Come si nota dalla slide, la testina, la prima che vedete alla vostra sinistra, è funzionante, correttamente funzionante, l'altra testina fa vedere ci sono degli ugelli otturati e l'ultima è corrosa da diversi tipi di agenti. And everybody will understand that there is no ink coming through a head, through a nozzle that is blocked. But if you look at the right hand side, if the area of the nozzle is not very nice, then you get very strange phenomena. And I show that in this picture. On the left hand side you see a tap of water running normally. And on the right hand side you see my finger, but I'm acting like a contamination on the nozzle. And then you see that the jet is immediately moving in the direction where the contamination is. And this means the print head is not putting the droplet on the place where you want it to be. Quindi col problema della spettinatura, se l'inchiostro non passa attraverso l'ugello in maniera corretta, si crea questo fenomeno che qui è rappresentato con un dito, dove l'inchiostro esce dall'ugello ma non si va a posizionare nel punto in cui ci si aspettava. So that means that every contamination much smaller than this very, very small hole of a nozzle already can give you problems. Again, in the middle there is the human hair. On the bottom side you find a typical part of the sand which you find on a very nice beach. And on the right hand side, where it says PM10, this is a dust particle which you find if there is smog in a city. So a polluted city, the small particles that are in the air, that's what they call smog. They are about the same size as the droplet of an inkjet, which you find as the grey spot in the middle. Ci sono molti elementi che possono disturbare il fluire corretto dell'inchiostro, e l'esempio qui visibile oltre al capello, dove vedete sempre la goccia di riferimento, anche della sabbia, di una spiaggia macinata molto fine, tanto quanto anche semplicemente lo smog, l'inquinamento può andare a deviare il jet, come diceva prima. So the challenge for every ink maker is to generate billions and billions of drops a second, which are absolutely contamination free. And that's the challenge of inks. L'obiettivo degli inchiostri è proprio quello di avere la possibilità di sparare miliardi di gocce che devono assolutamente essere privi di qualunque tipo di contaminazione. So this is showing how a typical development and then production works. In the top line you find the development steps. They are all determined by which printhead are you going to use, because that printhead gives some limitation for chemistries that you can use, but also for physical parameters. Come vedete, la prima cosa determinante è quella di capire l'inchiostro su quale testa va, perché ha dei parametri fisici che devono essere rispettati nella produzione di inchiostri. From that, the required pureness of the dye is determined. And that translates, as you can see with the black arrow, into a specification for producing dyes. Una volta determinate le specifiche di produzione, come vedete dalla freccia scura, la prima, si decide come procedere. From that, when you have the dye, you can make an ink formulation to make sure that the ink has also the right physical properties. And that ink formulation translates to a recipe which is used in production. And the trick there is that this recipe is very much depending on the exact properties of each batch of chemical that you use. So there's a very tight connection between development and production in this stage. Una volta determinato il dye che deve essere utilizzato, si procede con la purificazione dello stesso, la riformazione dello stesso. Ogni batch di colore che viene ricevuto bisogna rifare questo controllo, per cui è fondamentale avere la ricerca, lo sviluppo e il laboratorio a stretto contatto con la produzione.
And then last but not least, we have to guarantee that those inks can work for at least a year after you buy them, so they have to be also stable in time, and that's the last step in the development process. Ultimo ma non ultimo, la cosa importante è che l'inchiostro deve avere un periodo di vita di almeno un anno, bisogna dare una garanzia che l'inchiostro per almeno un anno possa funzionare in maniera corretta. And so that translates to the production process, which is given in the blue arrows on the bottom, going from natural materials that we find on this planet. They are synthesized into dyes, which then are purified to make them suitable for digital. Then you have the mixing of those dyes with several other chemicals. You have to filter the result that you have to make sure that there is no contamination in it. And then you have to sometimes process it like degassing, but at least also package it into the right package. And I will show you now quickly some pictures of all those steps in the process. Quindi bisogna fare tutti i controlli della stabilità dell'inchiostro. La cosa, oltre a questo, si parte da materie presenti in natura, vengono mischiate con altri prodotti chimici e avvengono poi altri processi, quali ad esempio la degasazione dell'inchiostro, che mostrerà adesso con delle slide. It starts with analyzing the print heads and analyzing the jet performance. The droplets are so small that we cannot see them, so we use cameras, high-speed cameras, to watch at drop processes and from that determine the specification of the dyes. Bisogna controllare ogni singolo oggetto che esca in maniera corretta. Per fare quello bisogna affidarsi a delle videocamere di alta precisione per controllare che il flusso del lavoro della goccia sia corretto. And then when you have a dye, you have to find out how clean it is, and for that you use very special high accuracy machines like the one on the left to determine that there's really no contamination left in the purified dye. Una volta prodotto il dye bisogna essere sicuri che sia assolutamente puro, e con l'immagine che vedete sulla sinistra vengono fatti tutti i controlli per misurare anche la presenza di ioni. In order to purify the dyes, you use equipment, special equipment, and this is the one in lab scale to determine the exact specification of how pure does a dye need to be. Con i controlli di purificazione bisogna controllare che l'inchiostro sia puro come era stato precedentemente studiato, analizzato. And then in order to make an ink formulation, it is a little bit like when somebody is ill and has to take a medicine. If you have a headache, you can take a medicine against headache, but often it has a side effect. Maybe you get a stomach pain. You take another medicine to get rid of the stomach pain, but it rises your blood pressure, and then you have to take a medicine to lower your blood pressure. So finding the right combination of chemistry that works is a big process, and you see it here depicted by 16 or 17 formulations tested in parallel to find out which is the best one. Formulare l'inchiostro è come fare delle medicine, bisogna stare attenti di non prendere una medicina per il mal di testa che faccia venire mal di stomaco, per poi dover prendere una medicina per il mal di stomaco che aumenta la pressione e via discorrendo, per cui bisogna partire con diversi tipi di formulazioni immediatamente. And then you have to do the test for the shelf life, which you do normally at a higher temperature to accelerate the life test. Hanno dei forni per aumentare la temperatura per stabilire qual è la durata dell'inchiostro, la scadenza dell'inchiostro. Okay, then some pictures out of the production. Immagini della loro produzione. This part happens not in the Netherlands. This is the dye synthesis, which we do at strategic partners because you need a huge plant. The plant on the right-hand side is about an 8-story high building. Stork si appoggia a dei partner strategici per la produzione, dove vedete le immagini di questi edifici che sono enormi per poter formulare l'inchiostro e il prodotto. We then mix it with chemicals which come out of big barrels, but they are still mixed in a very accurate way. Vedete che ci sono dei barili molto grossi, ma sono comunque sempre mescolati in una maniera molto accurata. So most colors we are producing in either 500 or 1000 kilo batches, which you see happening here, where you put the stuff in and mix it. And I know it looks a little bit manual,
but the whole thing is on a scale and on a very accurate scale, so you can make a very accurate production with this. Vengono prodotti in lotti da 500 da 1000 kg, anche se sembra un po' artigianale, comunque è appoggiato su una bilancia di precisione che quindi nella fase, nella miscelazione si controlla che ogni ingrediente sia nella giusta quantità. And sometimes you have powders which are so very fine that you have to mix them in a special glove box, as we call it, because if the powder would come out of the glove box, then the whole room would color in a certain color. Alcune lavorazioni vengono fatte in queste macchine dove hanno i guanti che si infilano all'interno proprio per evitare che questa polvere vada un po' dappertutto. Like I said, 500 and 1000 kilo barrels. Confezioni da 1000 kg. And after that you have to filter the inks, which are going through a very fine filter. It's not like filtering your coffee at home, but it's a very much more delicate process. Filtering of an ink can take up to 16 hours for a batch of 500 kilo. La filtrazione è molto precisa, non è come il caffè a casa, ci sono strumenti di precisione per farlo. Per filtrare 500 kg ci vogliono circa 16 ore di lavoro. The inks that go into bags, they are degassed before they go into bags. There's a machine like this. Hanno delle macchine, prima di imbustare l'inchiostro deve essere degasato. And then it comes into bags like these, which are then assembled in cartridges and finally into boxes like these, which go also into Italy, and you find in many printing operations here around Como. Oltre alle sacche vengono poi impacchettati, questi scatoloni li vedete anche da diversi clienti nella zona comasca. Here you see a picture of the rack of our labels, and it tells you a little bit about the amount of inks that you have to make. Because you have, for each print head you need a separate ink. For each print head you need a reactive, an acid, a disperse, a sublimation ink. And then for each of those you have at least 8 colors, sometimes 10. And then you have different packaging forms, so the total amount of products becomes very, very large. Chiaramente però in testa di stampa sono prodotti di inchiostri sia acidi, reattivi, dispersi, sublimatici, ognuno di questi per 8 colori moltiplicati per tutte le tipologie di confezione di teste diventa un numero molto elevato. And then finally it's in a warehouse like this where we put it ready to dispatch to customers, and most of the time it's delivered within 1 working day. Queste sono delle immagini di magazzini, cerchiamo di spedire il tutto entro un giorno lavorativo. Finally, a word of the question that we as Stork get a lot: if digital is ruining our rotary business. And the answer is no. We actually see our rotary business growing, and the explanation is quite simple, because over the years the amount of printing in the world has grown with about the same size as the world population. That means 2 to 3% per year. Stork si è preoccupata di capire se la stampa digitale poteva andare a disturbare quello che per loro è un mercato storico, ovvero quello dei cilindri. In realtà c'è una crescita che è paragonata a quella della popolazione annua, che è circa il 2-3%, anche sui cilindri. So although digital makes a very big growth if you compare year to year, then compared to the total volume in the world, it's still a very small thing, and the world volume grows bigger than digital grows. So that's one of the explanations why rotary stays very large. La crescita dei consumi, diciamo, della produzione chiaramente è occupata dal digitale solo in piccola parte. Per questo la crescita di produzione per loro incide anche su una crescita sul mercato, la stampa tradizionale. We even see that in the last 2 years more and more brand owners are bringing part of their work back to Europe and away from Asia, because either the quality is not good enough, and digital of course is setting a higher quality standard, but also the logistical chain is very long and very unreliable. So they now have found that often it's better for them to produce in Europe for maybe a little bit more money, but a lot less hassle.
Molta produzione sta ritornando dall'Asia, sia per motivi qualitativi, perché la stampa digitale ha messo un setup qualitativo molto elevato, quindi tanti produttori stanno rientrando in Europa per la stampa anche tradizionale, spendendo qualcosa di più ma avendo la certezza di una qualità di prodotto superiore. So that's good news for everybody who is now very successful in rotary printing. It's also very good news for my colleagues in rotary printing, but of course me being responsible for digital, hope that everybody starts printing digital today if they not do already. Thank you very much.